Ciao a tutti, oggi in questo video vi mostrerò come riuscire ad aprire una noce di cocco in pochissimi minuti e passare da questo a questo, ovvero un frutto assolutamente integro e privo di ogni tipo di pellicina e di buccia. Seguite il video e provate a rifare ciò che vi mostrerò, perché sono certo che una volta che capirete quanto sia facile ottenere questi risultati, sarete davvero contenti di averlo fatto. La prima cosa che occorrerà fare sarà quella di procurarsi un martello per poi dare dei colpi al frutto. E a questo punto uno potrebbe dire, vabbè, grazie tante, è quello che faccio di solito. In realtà no, perché non è importante dare i colpi al frutto, ma è il come e soprattutto dove colpire il frutto che è importante per poi aprire subito il frutto e soprattutto con la parte interna integra. Al fine di indirizzare i colpi nei punti giusti è importante innanzitutto capire come si è formata la noce di cocco. Se la si va a guardare ci sono 3 occhielli divisi da 3 linee ed è importante vederle perché sarà proprio lì che quando inizieremo l'operazione dovremo andare a battere in maniera decisa. La prima operazione da compiere è quella di estrarre il liquido dall'interno della noce di cocco e per farlo basterà aprire un varco in uno di questi 3 occhielli. Ce n'è uno che è morbido e 2 che sono duri. I 2 identici, che hanno la forma un po' allungata tipo occhio, sono quelli più duri, quindi non andranno toccati. Invece ce n'è uno rotondo che è diverso dagli altri 2 e basterà semplicemente con un cacciavite o un apribottiglie comunque insomma andare a premere e guardate un po', si buca davvero facilmente. Ed una volta creato il varco, per estrarre il latte di cocco dall'interno basterà prendere uno scolino, un bicchiere e semplicemente andare a tirarlo via. Fate in modo che alla fine dell'operazione all'interno del liquido non ce ne sia più. E questo è il risultato finale, quindi il liquido ve lo potrete bere, vi assicuro che è assolutamente ottimo e soprattutto salutare. Estratto il liquido si potrà passare alla seconda fase, ovvero quella di mettere lui all'interno di un freezer per circa 2 ore, ma fosse anche di più, circa 12, andrebbe meglio. In questo modo i materiali, per via del freddo, aumenteranno di volume, ma lo faranno in modo diverso, quindi la parte esterna, quella dura, aumenterà molto di più di volume rispetto a quella interna, ovvero il frutto. In questo modo ci sarà un distacco assolutamente naturale ancora prima di iniziare a battere per cercare di separarli. E quindi l'operazione sarà facilitata. Tolto dal freezer, la prima operazione che dovrete fare sarà col martello dare tanti piccoli colpi su tutta la superficie del cocco, ma colpi leggeri, non colpi decisi, quindi bottarelle tipo queste. Terminato di dare i colpetti generali su tutta la superficie, quelli leggeri, si potrà passare a quelli forti, che dovranno essere dati però soltanto sulle 3 linee di giunzione, quindi qua, ma non su tutta la linea. Allora i colpi forti andranno dati in alto e in basso. Dove c'è la pancia, per intenderci, qui andranno dati comunque ma leggeri. Quindi fare questa operazione. Guardate qua, qui già si è aperto. Continuiamo. E già una parte si inizia a vedere. Quindi, in teoria, e guardate un po'. Ed eccolo qua. Alla fine dell'operazione questo è il risultato, quindi un cocco tirato fuori dal guscio in pochissimi minuti e assolutamente integro. Quindi direi che l'esperimento è stato un successo. Se non vi piace la parte esterna, la pellicina, quella leggermente dura, si potrà togliere anche lei, semplicemente prendendo un pelapatate e facendo questa operazione.
e assolutamente veloce e rapido. E fate così per tutto il frutto. Privato della buccia, questo è ciò che si è ottenuto, quindi non resterà davvero altro che mangiarselo. E con questo il video si conclude, spero che vi sia piaciuto e che vi sia servito per imparare qualcosa di nuovo, di utile e di carino. Se vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un commento, mettete un mi piace, ma soprattutto iscrivetevi al canale e già che ci siete dategli anche un'occhiata. Detto questo, vi saluto e vi aspetto al prossimo video.